e risalgono sul carro quelli che con la SPAL abbiamo fatto 1-1 con la SPAL. Dobbiamo vedere, dobbiamo limare qualcosa, non va bene, eccetera, eccetera. E oggi risalgono sul carro 4-0 Napoli ad Espor. Con tutti i problemi che ci sono stati per vedere questa partita, perché se vogliamo soffermarci sull'argomento Sky, devo solo alzare le mani perché comunque partita che si è vista a sprazzi, non si è vista. Ho visto, mi sono persi il 3-0, ho visto il 4-0 di Simeone. Pur pagandole le partite, le amichevoli, sembra che comunque non si vedano o si vedano a sprazzi, però il primo tempo l'abbiamo visto tutto, nel secondo tempo ci sono stati dei problemi. Ne parliamo in questo video, ragazzi, scusatemi se non vi ho salutato ancora, benvenuti in questo video, eccoci a parlare del nostro Napoli, solo che volevo aprire con il fatto di Napoli-Spal, perché dopo Napoli-Spal ci sono state già le prime sentenze, sono amichevoli di agosto e nessuno di agosto, poi di luglio ancora, e già gente alla gogna, non è lo stesso Napoli, eccetera, eccetera. Oggi 4-0, due doppiette dei due nostri attaccanti, doppietta di Osimhen, doppietta di Simeone. È vero, i primi due gol sono stati frutto di due rilanci sbagliati della difesa della squadra turca, però uno Politano e uno Quara hanno messo Osimhen comunque in condizioni di battere a rete, partita in discesa 2-0. Poi ho letto nella ripresa ci sono stati tanti cambi. Ho letto il 3-0 perché non l'ho visto, come vi ripeto, non ho visto il 3-0. Il quarto gol di Simeone è stato un grandissimo gol. Il 3-0 sembra una mischia in aria. Simeone è stato il più lesto a metterla dentro. Il 4-0, palla servita con difesa schierata a Simeone, che si è portato tutta la difesa appresso e con un grandissimo pallonetto a incrociare ha fatto un grandissimo gol. Ma del resto, come sappiamo, Simeone è un animale da gol, sono quegli attaccanti che hanno il gol nel DNA e non hanno bisogno di presentazioni. La cosa che volevo analizzare è che però abbiamo visto il primo Napoli senza Lobotka. Ci siamo presentati con un 4-2-3-1 con Quara, Raspadori e Politano dietro a Osimhen e con Anghissà e Zielinski comunque in mediana, un modulo che potrebbe funzionare e voi però le qualità scarse comunque della squadra che abbiamo affrontato, perché non è che abbiamo affrontato una grandissima squadra, però è stato un Napoli che nel primo tempo con questa nuova soluzione senza Lobotka ha comunque aggredito la linea difensiva e siamo sempre stati lì, abbiamo giocato a una porta nel primo tempo, quindi è una formazione da poter schierare e sulla quale poterci lavorare, arretrando ovviamente Anghissà e Zielinski in regia, avendo quasi il doppio regista e schierando Raspadori dietro la punta con Kvaratskhelia e Politano o chi al posto di Lozano, perché la situazione Lozano comunque vediamo quando si risolve e se si risolve. Indizi di mercato, almeno prima della partita ho letto che il difensore greco che stiamo trattando dello Stoccarda non è stato convocato per l'amichevole di oggi, quindi se tutte le strade portano a Roma è un indizio di mercato da non sottovalutare. E a me non dispiace il calciatore, perché è un calciatore molto fisico, è un calciatore che ha un grandissimo vizio del gol, soprattutto di testa, ottimo nel corpo a corpo ed è anche discretamente forte tecnicamente. Poi bisogna vedere quando andrà in porto l'operazione, se andrà in porto l'operazione, se si farà 22 milioni quanto si è detto, se la cifra salirà un tantino. Però visto che Danzo si è allontanato e c'è stata la chiusura del direttore sportivo, Kilman che se ne è parlato non arriverà sicuramente, arriverà Mavropanos o Mavropanos credo che si legga. Ben venga, anche se abbiamo visto Ostigard oggi giocare alla grande, Rachmani ce l'abbiamo, Juan Jesus che è subentrato
ha fatto comunque la sua partita e voglio spendere le ultime parole per due calciatori che da Di Maro ad oggi stanno facendo un grandissimo percorso con il Napoli e sono Foloruscio e Colisacco, soprattutto il primo che oggi, da quando è subentrato, almeno poi ho perso quel poco di partita, però per tutto ciò che ho visto, tanta corsa, tanto agonismo, una discreta tecnica e poi ci prova sempre con il tiro in porta. È un calciatore da tenere d'occhio. Con questo non voglio dire che forse rimanga in rosa o non rimanga, però è tanta roba. Colisaco mi aveva già impressionato per fisicità, per altezza e per l'aspetto tecnico, però poi dobbiamo vedere il Napoli e il nostro mister, le scelte che poi verranno fatte, chi mantenere, chi no, chi lasciare in rosa e chi parte. Lo stesso Faraoni sembra che non venga più a Napoli perché le parole di Garcia di alcuni giorni fa lasciano trapelare ottimismo nel voler tenere Zanoli e quindi credo che Zanoli giocherà. Se rimane a Napoli giocherà sicuramente più partite dell'anno scorso e verrà schierato con molta più continuità di quanto ha fatto Spalletti. Ovviamente hai Di Lorenzo davanti, però per far rifiatare il nostro capitano è sicuramente una degna riserva. A me Zanoli piace tantissimo, ho visto tutta la trafila alla Samp nei 6 mesi da gennaio a giugno a fine campionato e Zanoli è stato uno dei migliori della Samp, che poi ovviamente è retrocessa, però non è sicuramente colpa di Zanoli la retrocessione della Sampdoria, lo sappiamo bene, le vicissitudini societarie, debiti eccetera eccetera eccetera. Zanoli è andato lì e ha fatto anche qualche assist e tantissime discese sulla fascia, uno dei migliori della Samp negli ultimi 6 mesi e non ha nemmeno sfigurato a Napoli prima della finestra di mercato di gennaio, perché se ben ricordate Zanoli non ha sfigurato né contro il Liverpool né ogni volta che è subentrato, non sembra sentire il peso di partite che possono essere più importanti di altre, della Champions League. È un calciatore che testa bassa e pedalare dice la sua e poi ha davanti un grandissimo insegnamento che è Di Lorenzo, quindi può crescere tranquillamente a Napoli. Io nei video che ho fatto in passato mi auguravo per il calciatore che potesse andare in una squadra di Serie A e giocare almeno 30 partite per trovare ancora più continuità, per crescere ancora di più, ma nel caso resti a Napoli io non posso fare altro che essere contento. Comunque è un Napoli che senza Lobotka non voglio dire mi ha impressionato, però non mi è dispiaciuto perché l'anno scorso appunto senza il nostro Stanislav facevamo fatica ad impostare, facevamo fatica ad alzare la linea ed andarli ad aggredire sulla loro linea di difesa. Quest'oggi vuoi sicuramente, attenzione, vuoi sicuramente la caratura della squadra che abbiamo affrontato, non è successo dal momento che è iniziata la partita. Quindi ben venga questa soluzione, ben venga questo cambio di formazione e non voglio dire ben venga l'infortunio di Lobotka perché sarei un ipocrita, anzi dispiace che stiamo avendo questi infortuni, forse perché abbiamo cambiato il preparatore atletico, non lo so, è ancora presto per dirlo, però comunque anche nello staff del Napoli ci sono stati dei cambiamenti e non voglio che si ritorni alla stessa situazione che ci fu nel dopo Sarri, quando perdemmo De Nicola e comunque la trafila di Ancelotti a livello di infortuni non andò tanto bene. Mi auguro che non sia così, vedremo cosa succederà nei prossimi giorni. Comunque sono infortuni non gravi, quindi li rivedremo in campo per l'inizio della Serie A. Poi siamo tutti sotto il cielo, vedremo cosa succederà ragazzi. Sempre Forza Napoli, restate sintonizzati, iscrivetevi al canale, un abbraccio, ciao!